Se pensiamo a Call of Duty Black Ops 2, immediatamente ci viene in mente uno dei migliori Call of Duty di sempre. Infatti questo titolo, rilasciato il 12 novembre 2012, è per molti l'apogeo della serie di COD, e come dargli torto, siccome da lì in poi la serie ha avuto un collasso connotato da costanti stravolgimenti realizzati a team di sviluppatori vaganti per tentativi alla cieca, come chi cerca di vedere la luna a mezzogiorno. E perciò questo titolo è sancente della divisione tra la cosiddetta età d'oro di Call of Duty, cominciata con Call of Duty 4, e l'età di argento, da Ghosts a Black Ops 4. E questo status di estrema notorietà nella serie Black Ops 2 l'ha pienamente meritato. Infatti questo gioco ha moltissimi pregi, come una campagna rivoluzionaria per la serie di Call of Duty in termini di narrazione, siccome i suoi eventi riprendono quelli di Black Ops e sono spalmati nel corso di quasi 40 anni, tra il 1986 e il 2025, e con ben 8 finali diversi a seconda degli esiti delle missioni Strike Force, ma anche una modalità multigiocatore con nulla da togliere ai titoli precedenti e con una selezione di mappe assolutamente favolosa come Hijacked, Standoff, Raid e Nuketown 2025, giusto per citarne alcune. Per non parlare della modalità Zombies che con Transit, ma soprattutto con i DLC successivi, ha saputo tenere testa agli zombies dei titoli precedenti. Inoltre questo gioco è stato l'ultimo Call of Duty esclusivo della settima generazione di console. O forse no, infatti Black Ops 2 è stato anche il primo Call of Duty dell'ottava generazione, e dunque non proprio esclusivo della settima, in quanto venne rilasciato come uno dei titoli di lancio di Wii U, la console Nintendo erede della Wii, il 30 novembre 2012, sancendo dunque l'ingresso della serie nella nuova generazione di console. Ora, Wii U è la mia console preferita in assoluto, nonché quella con cui ho passato più tempo tra quelle dell'ottava generazione, ed è la console con cui ho i miei migliori ricordi videoludici, racchiusi dentro titoli come esempio Lego City Undercover, Splatoon, Mario Kart 8, successivamente anche Minecraft. Infatti sono una delle 13 milioni di persone ad aver avuto questa console pressappoco dimenticata, che ricevetti per regalo nel 2013. Tuttavia, tra tutti i titoli che ho giocato su Wii U non ho mai provato i due Call of Duty rilasciati per essa, anche se ho avuto l'intenzione di farlo ad un certo punto, dato che misi Ghosts nella lista dei desideri del Nintendo Shop poco dopo la sua uscita, e fortunatamente non l'ho presi. Ma di recente, in previsione della chiusura dei servizi online per Wii U e Nintendo 3DS all'inizio di aprile, ho deciso di provare Black Ops 2 su questa console, e dunque l'ho comprato. E avendolo giocato molto su PS3, voglio anche vedere se questa versione è una migliore alternativa a quelle di PS3 e Xbox 360, oltre che documentare il mio passaggio, nonché l'esistenza di una fanbase ancora oggi attiva nel 2024 su questo gioco per Wii U prima che vengano chiusi i server, dissolvendo così Black Ops 2 nell'oscurità del passato al quale appartiene. Dunque, io sono Gaz07X e benvenuti in questo nuovo video. Vi auguro una buona visione. Ed eccoci qua su Black Ops 2 per la Wii U. Allora, io per prima cosa giocherei a multiplayer, perché tanto la campagna la possiamo giocare anche prossimamente quando chiuderanno i server, e magari verso fine del video vorrei anche dedicare un attimo per vedere la modalità zombies. Comunque procediamo subito, entriamo al multiplayer e vediamo un po' quanta gente c'è. Ok, ed eccoci qua, e ci sono 10 giocatori online. Ora, qui il numero di giocatori varia moltissimo in base all'orario in cui si gioca. Ad esempio, ho fatto una partita qualche sera fa e c'erano ben 40 giocatori online, o 42 circa. Quindi il player count diciamo che varia molto in base all'orario in cui noi giochiamo, e c'è da dire che già 10 è un buon numero per cominciare. Comunque, come potete vedere, sono a livello 5 e sto usando il mio account che ho da praticamente quando è uscita la Wii U, e sarà un peccato perderlo una volta che chiuderanno i server. Comunque siamo a livello 5 perché appunto ho fatto giusto qualche partita giusto per poter sbloccare le classi custom. Comunque cerchiamo subito un bel deathmatch a squadre. Vediamo un po' come va. Oh, subito, ha trovato immediatamente una lobby, bene. Yemen. Mm. C'è da dire che giocare con il gamepad può sembrare scomodo all'inizio, ed è effettivamente un po' scomodo all'inizio, specialmente se siete magari abituati a giocare, che ne so, col DualShock 3 o con il controller dell'Xbox o anche da mouse e tastiera. Nel corso del tempo ci si fa poi l'abitudine a giocare con il gamepad, diventa un po' più naturale, perché chiaramente il gamepad è molto molto più grande rispetto ad altri controller, quindi sicuramente quello può causare un po' di problemi all'inizio. Però ad esempio, come ogni Call of Duty per Wii U, nonché come
ogni Call of Duty rilasciato anche su Wii, questo gioco ha una quantità veramente enorme di diversi schemi di comandi che si possono utilizzare. Infatti è possibile usare non solo il gamepad, ma volendo anche il Pro Controller per Wii U, oppure anche il Classic Controller per Wii più il Wiimote, oppure Wiimote più Nunchuck, quindi diciamo che a livello di comandi c'è una vastissima scelta alla fine, e sono certo che chiunque riuscirebbe a trovare lo schema di comandi più adatto alle sue esigenze. Devo dire che l'implementazione del gamepad su questo gioco è veramente incredibile, perché tra i giochi di third party questo qui è a mio avviso quello che ha la migliore implementazione del gamepad, perché tra tutti i giochi third party che ho giocato il gamepad veniva spesso implementato diciamo molto pigramente, o alcune volte addirittura si limitavano semplicemente a replicare lo schermo della TV anche sul gamepad. Giochi tipo Minecraft ad esempio permettono solamente di visualizzare il gameplay della TV anche sul gamepad, poi è chiaro si fa uso dello schermo touch anche per chiaramente poter ad esempio utilizzare l'inventario, cose di questo tipo, però diciamo che fra i giochi third party questo qui è quello che ha la migliore implementazione del gamepad a mio avviso, perché magari molti rilasciavano i porting per Wii U trattandoli come se fossero dei porting normali al pari di quelli di PS3 e di Xbox 360, senza considerare l'esigenza particolare di questa console che era appunto quella dell'implementazione del gamepad. Quindi diciamo che più per pigrizia più che per incapacità tecnica facevano questi gesti così pigri di non implementare correttamente il gamepad. E per quanto riguarda quello che possiamo fare qui con il gamepad, possiamo innanzitutto vedere la mappa, poi in più possiamo chiamare le keystreak, cambiare la classe, possiamo vedere la nostra lista di amici di Nintendo Network, possiamo cambiare i comandi e possiamo appunto anche volendo trasmettere lo schermo della TV direttamente sul gamepad. 3 uccisioni, 8 morti, porca miseria, stiamo giocando veramente male. Perdonatevi se non gioco molto bene, però sto ancora, diciamo, prendendo la mano con il gamepad, perché per gli FPS è veramente strano da utilizzare. È la prima volta che gioco ad un FPS sulla Wii U, perché prima d'ora ho semplicemente giocato giochi in terza persona prevalentemente, oppure addirittura alcuni 2D, quindi diciamo che non sono particolarmente avvezzo a utilizzare il gamepad per gli FPS. Comunque abbiamo vinto 75-48. Comunque onestamente Aftermath mi fa schifo, Yemen l'abbiamo appena fatta, quindi opterei per una mappa random. Per quanto riguarda le classi, io magari caverei l'MP7 e metterei la PDV, che la sblocchiamo, ok. Perché devo dire che è veramente un'ottima arma. Oh, hijacked, perfetto. Mappa spettacolare a mio avviso, hijacked, veramente molto molto bella. E siamo in un 5v5, non male. Il player count dipende molto da che ora entrate nel gioco, perché appunto come vi ho già detto ho giocato qualche sera fa che saranno state tipo le 7:30 e c'erano più di 40 giocatori online, quindi dipende molto in base all'orario. Possono sembrarvi pochi 10 giocatori come adesso, o 40 anche possono sembrarvi pochi, e non avreste tutti i torti. Però dovete comunque tenere a mente che stiamo parlando di un gioco del 2012 rilasciato su una console dello stesso anno che non è stata particolarmente fortunata. Ha venduto poco, ma non tanto perché è una console inferiore rispetto a PS3, Xbox 360 o anche rispetto alle console successive come PS4 e Xbox One, assolutamente no. Ha venduto poco più che altro perché ha avuto una campagna di marketing veramente terribile a mio avviso da parte di Nintendo. Ora io non sono un esperto di marketing, però da come Nintendo la pubblicizzava sembrava più che una nuova console, un accessorio per la Wii, come ce ne sono stati a migliaia di accessori per la Wii. Quindi io attribuisco una gran parte della colpa dell'insuccesso di Wii U a una brutta campagna di marketing, perché alla fine Wii U è una console che, diciamocelo chiaramente, aveva un sacco di potenziale e ancora oggi vediamo, diciamo, l'eredità di questa console. Basti pensare al fatto che moltissimi dei giochi di Wii U hanno avuto dei sequel o dei remastered o dei porting su Nintendo Switch, e Nintendo Switch stessa un po' è l'erede di Wii U, se così possiamo definirla. Quindi forse quello di Wii U era un concept un po' avanti nei tempi e che forse non avevamo ancora ben compreso nel 2012 appieno, e sicuramente se fosse uscita forse un pochettino più tardi e magari con una campagna di marketing migliore avrebbe sicuramente avuto un gran successo. E per quanto riguarda le performance, il gioco gira praticamente come su PS3 e Xbox 360 a livello di prestazioni. Onestamente non vedo
una grandissima differenza. Comunque siamo secondi, 10 uccisioni, 12 morti, molto bene. E da quello che so la campagna teoricamente dovrebbe girare un pochettino più fluida rispetto al multiplayer. Tra quelle per console, questa qui è diciamo la versione un pochettino più stabile. Comunque per quanto riguarda i cheater e i modder, onestamente non ho ancora trovato nessuno in tutte le partite che ho fatto in questi giorni da quando ho comprato il gioco. Letteralmente non ho ancora trovato un cheater. Su PS3 ne avrei già trovati almeno uno per lobby come minimo, mentre invece qua veramente non c'è nessun cheater e immagino che questo sia dovuto più che altro al fatto che si tratta alla fine di una community piccola e quindi diciamo che i cheater alla fine non si interessano a delle community così piccole, perché ci sono alla fine anche degli orari in cui non gioca nessuno a questo gioco. Ad esempio c'è stato un momento in cui c'erano proprio zero giocatori quando avevo provato a giocare un giorno. Comunque andiamo adesso a vedere, direi, la modalità zombies, perché voglio vedere se c'è qualcuno che gioca online a Transit, perché una cosa che dovete sapere è che qui su Wii U non sono mai stati rilasciati i DLC, e questo immagino sia dovuto alle poche vendite di questa versione del gioco, ma anche in generale alle poche vendite della console. Ci sono 2 giocatori online in zombies, cerchiamo subito qualcuno in Transit. Nessuno in farm. Uno in città, perché città chiaramente è veramente molto molto bella. È la parte migliore di Transit a mio avviso. Non riusciamo a trovare nessuno. C'è un giocatore che però appunto immagino stia giocando per fatti suoi e un altro che mi sa che è semplicemente qui nel menu principale. Direi che Zombie ci è presso a poco morto. Dunque, giungiamo ora alle conclusioni di questo video. Vale ancora la pena giocare a Black Ops 2 sulla Wii U prima della chiusura ai server? A mio avviso sì. Se avete una Wii U ancora oggi e avete la possibilità di giocare anche a Black Ops 2, fatelo assolutamente prima della chiusura ai server. Anche se non ci sono tanti giocatori, è vero, comunque è sempre un gioco molto molto bello a giocare e alla fine è un pezzo della storia di Call of Duty e della Wii U, e per questa ragione, se ne avete la possibilità di farlo, anche solo per un match, per pochissimo tempo, giocateci, giusto per così stare in compagnia di altri giocatori e anche per potersi magari fare qualche risata. Ora, che cosa accadrà una volta chiusi i server? Beh, ci sarà inizialmente un periodo di stagnazione dove non ci sarà assolutamente niente che potremo fare, tuttavia sono piuttosto certo che nei prossimi mesi o al massimo entro circa un anno vedremo il rilascio di alcuni sistemi per console moddate che permetteranno di emulare tutte le funzionalità del Nintendo Network. Infatti già dal 2018 è in sviluppo Pretendo Network, un sistema totalmente ostato dai giocatori che tende ad emulare tutte le funzionalità principali del Nintendo Network per 3DS e Wii U, come ad esempio liste di amici, possibilità di giocare online e così via. E tutto facendo affidamento solo ed esclusivamente su server ostati da Pretendo Network e anche dai giocatori. Quindi sono piuttosto fiducioso che per le console moddate inizieranno ad uscire già pochi mesi dopo la chiusura dei server delle alternative che ci permetteranno comunque di giocare online anche una volta chiusi i server di Nintendo, e soprattutto con la chiusura dei server vedremo anche molto probabilmente un incremento notevole nei contributi alla scena del modding per queste console. Infatti mentre la scena del modding dei 3DS è estremamente affermata e sviluppata già da anni, quella di Wii U si sta scoprendo in questi ultimi anni. Con la chiusura dei server specialmente ci sarà un enorme incremento, considerando che probabilmente non usciranno più update di sistema e quindi sarà anche molto più sicuro poter installare custom firmware sulle proprie console, e di conseguenza vedremo molti più contribuenti magari allo sviluppo di progetti homebrew come possono essere porting, titoli totalmente nuovi, mods per titoli già esistenti, ma anche per progetti di questo tipo come appunto Pretendo Network. Attualmente Pretendo Network esegue delle beta chiuse e secondo me sarà solamente questione di mesi prima che Pretendo Network verrà lanciato definitivamente e sarà disponibile sempre gratuitamente per tutti quanti. E beh, che dire, con la chiusura ai server chiaramente andremo anche incontro alla fine di un'era molto molto importante per il panorama videoludico, un'era che sicuramente ha segnato il panorama videoludico dell'ottava generazione ma anche di quella successiva, e a mio avviso la chiusura di questi server però non decreterà definitivamente la morte di queste console, quanto più una seconda vita che andremo a scoprire nei prossimi mesi e nei prossimi anni grazie alle capacità di modding che per queste console si stanno facendo sempre più impressionanti e sempre più accessibili e facili da raggiungere
raggiungere da tutti. Detto questo, grazie a tutti per essere arrivati fino a questo punto, grazie a tutti della visione. Prima di concludere ci tengo a salutare EnderGamer 6325 che mi ha chiesto di essere salutato sotto allo scorso video di Call of Duty inerente a Call of Duty Black Ops Zombies per iOS. Detto questo, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate di Black Ops 2 per la Wii U, se l'avevate mai giocato, se eravate a conoscenza di questo porting, e fatemi perché no anche sapere quali sono i vostri migliori ricordi su Wii U qualora l'abbiate avuta, ma anche perché no anche su 3DS. E beh, grazie a tutti per la visione, spero che questo video vi sia stato utile ma che soprattutto vi sia piaciuto e beh, noi ci vediamo in un prossimo video.